Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buona domenica e bentornati sul canale dal vostro pelatissimo Peppe Varca. Spero stiate bene, che siate in vacanza soprattutto e non al lavoro. Come vedete io sono qui in mutande, voi non potete saperlo, ma comunque sono sempre qui a fare la colla. Anche per quest'anno non se ne parla di vacanze, ma sono sempre qui a darvi qualche piccolo aggiornamento su quelle che sono le ultime novità in ambito 1-6 specialmente, ma anche 1-12 nelle action figures che tanto ci piacciono. Volevo ricordarvi, prima di iniziare, di andare a vedere quelle che sono le novità di questa settimana, visto che la scorsa c'è stato poco o nulla, di mettere mi piace al video, condividerlo, commentare qui sotto con qualcosina, se volete aiutarmi, volete sostenere il canale. Detto questo, ragazzi, ora andiamo a vedere quelle che sono le novità di questa settimana. Non ce ne sono state tantissime, ma cominciamo con quella che secondo me è una ventata d'aria fresca, ovvero Equat Studio. Equat Studio che si è distinta già nonostante la scarsa, almeno da parte mia, fiducia che le ho dato all'inizio, perché sembrava tutto troppo bello per essere vero, con il Barbossa, che poi invece ha fatto un enorme successo vista la sua qualità, non un prodotto perfetto, ma comunque un ottimo prodotto. Se ne esce in questa settimana con questo Joker, con il suo tipico vestito da infermiera, un Joker che è stato tantissimo richiesto dai più. Infatti era una versione dopo il solito Rubber Bank che è stato ormai riproposto da tantissime aziende. Questo era quello che era più richiesto anche nella sezione commenti proprio dei Joker Rubber Bank. Ed eccolo qui, ovviamente privo di licenza, adesso non ricordo bene come si chiami effettivamente il prodotto, ma qui abbiamo un'anteprima, ci sono solo alcune immagini e sembrano promettere abbastanza bene. Solita qualità Equat Studio, ovviamente c'è il capello innestato, il viso non mi dispiace assolutamente, forse non è ai livelli ovviamente di JND ovviamente e di InArt, però siamo su livelli abbastanza alti, mi sembra anche ottimo tutto il resto, il body è in full silicone, quindi seamless, forse un pochino troppo pulito per essere il Joker, un pochino troppo perfetto, insomma, comunque stiamo parlando ancora di un prototipo iniziale, ragazzi, quindi ci sarà ancora del lavoro da fare e sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane. Ma sono veramente contento di Equat Studio perché è un'azienda che lavora molto bene, che ci propone personaggi che non sono nella solita mainline, diciamo, quindi il solito Joker, il solito Jack Sparrow per esempio, ma propone personaggi collaterali altrettanto importanti, altrettanto richiesti e lo fa con una qualità molto molto alta e quindi sono molto contento, spero che ci sia più roba di questo tipo e che offrano altri personaggi altrettanto fatti bene e soprattutto di cui se ne sente il bisogno. C'è stato poi, ragazzi, adesso passiamo ad InArt in particolare, c'è stato dopo l'SDCC, il San Diego Comic Con, subito dopo, proprio in questi giorni è terminato, mi sembra il 3 agosto sia terminato il 3 o il 4 agosto, il China Joy. China Joy che è stata un'altra fiera molto importante in Cina, che ha portato con sé altrettante novità. Fra tutti abbiamo tenuto l'occhio puntato sulla nostra amata InArt, che ci ha fatto vedere dei tanti pezzi in 1-12, che io sto cominciando ad apprezzare ad un livello altissimo, sinceramente, ma anche tanta roba in 1-6. In questa schermata, questo è un po' un video di recap che ha realizzato InArt, troviamo già il Superman del 2025, già ampiamente uscito, e poi abbiamo qualche novità per quanto riguarda Lobo. Eccolo qui il Lobo che abbiamo visto anche in altre foto, ne abbiamo discusso con gli abbonati che sono sul gruppo Telegram, un Lobo che sembra essere realizzato con gli standard di InArt, ma anche qui ne sapremo di più probabilmente nelle prossime settimane, credo che sia abbastanza imminente perché il prodotto sembra fatto e finito. La signorina Makima per quanto riguarda Chainsaw Man e adesso vediamo, eccolo qui. Qui abbiamo anche la linea delle 1-6, sono state riproposte le doll di The Walking Dead con Daryl, Negan e Rick, altrettanto belle, anche se le luci di questa esposizione a me non hanno fatto impazzire proprio. Negan sembrava quasi ai miei occhi un piccolo downgrade rispetto a quello che abbiamo visto.
il Thorin, che spero mi arrivi il prima possibile, e tra l'altro sorpresa di questo China Joy, insieme ad un altro paio di pezzi, è stato questo Bruce Lee in scala 1 a 6, che ci aspettavamo tutti dopo aver visto quello in scala 1 a 12, ma mi ha sorpreso vederlo in tempi così ristretti. Sicuramente sarà, adesso lo andremo a vedere un pochino meglio, mi sembra che a un certo punto del video si mostri. Qui abbiamo anche il Pennywise, che avevamo già visto in un tease di In Art, e qui lo vediamo in tutta la sua bellezza. Pennywise dalla serie, eccolo qui nella sua forma, diciamo, tutta insanguinata, e sono felice che vadano a riproporre qualcosa di differente, quindi non un riciclo vero e proprio, quindi non il Pennywise che abbiamo già visto e di cui io tra l'altro ho fatto il preordine, piccola parentesi, ma nella sua forma appunto con le ali aperte, nella sua forma mostruosa, diciamo. E quindi un bel madonno, bello grosso, anche da avere in collezione, ma comunque un qualcosa di alternativo, anche in questo caso, che apprezzo sempre, non un riciclo soltanto sporcato di sangue e basta, quindi di questo sono molto felice. Abbiamo poi tutta la linea 1 a 12 dedicata a Wukong, ed ecco qui il Bruce Lee in scala 1 a 6. Qui lo vediamo nella sua forma con la tutina classica, caratteristica del personaggio, ed è meraviglioso. A me l'headsculpt piace tantissimo, c'è chi se ne è lamentato, così come dei capelli che sono scolpiti, ovviamente non sono innestati. A me già così fa impazzire e non vedo l'ora di vederlo più nel dettaglio quando uscirà il preordine. Anche per quanto riguarda Bruce Lee, credo che si tratti delle prossime settimane. Poi è stato mostrato anche il Superman, di cui, ragazzi, proprio nella giornata di ieri, per me che oggi sto registrando è venerdì, sono uscite diverse immagini, e anche il preordine dovrebbe essere imminente. Credo che per voi che guarderete il video domenica sarà già uscito, perché dovrebbe uscire il 7 di agosto. Superman, che in occasione del China Joy e anche del San Diego Comic Con aveva già fatto la sua comparsa, e a me, dico sinceramente, non aveva colpito molto. L'avevo visto forse sempre per le immagini, sempre per le foto, per le luci e quant'altro, non mi aveva colpito, non mi sembrava un grandissimo upgrade rispetto a quello di Batman v Superman. In queste foto invece, ragazzi, ho cambiato decisamente idea. Questo Superman è, secondo me, un netto passo in avanti rispetto al Batman v Superman. Sono due momenti differenti di Henry Cavill, dell'attore, il capello è differente, tutto il resto è differente, ma è evidentemente un passo in avanti nell'aspetto dello sculpt, della verniciatura e quant'altro rispetto alla versione precedente. Ovvio, non è un must have, almeno secondo me, per chi ha già il Superman di Batman v Superman. Però per gli amanti di Man of Steel e di questo film in particolare, di questo Cavill, secondo me lo è e come. Infatti, prima di vedere queste immagini anche io ero un po' indeciso, invece penso proprio che andrò con il preordine, perché mi sembra un prodotto veramente eccezionale. Anche qui dovrebbero esserci già le foto degli accessori, a livello di proporzioni anche mi sembra abbastanza buono. Sono un po' indeciso sul colore della tuta, non so se in questo caso sono appunto le luci a scurirlo un pochino, mi sembra che fosse una sfumatura leggermente diversa del blu, e a voler fare la punta un pochino al cazzo, come piace fare a molti, forse la testa è un pochino troppo quadrata, ma stiamo parlando veramente, dopo andremo anche sul profilo di Six Scale Treasures per vedere effettivamente la comparativa, ma veramente stiamo parlando di piccolissimi dettagli. La cosa bella è che ci verrà fornito, a quanto pare, un secondo busto per l'esposizione della testa, e cosa che non riesco a capire perché almeno mi sembra che sia abbastanza ben nascosta, è se la testa sia un pezzo a parte rispetto al collo, ma presumo proprio di sì, che era uno dei difetti principali del Superman di Batman v Superman. Abbiamo diverse mani intercambiabili come accessori, una basetta con un pizzico di diorama, e poi ci dovrebbe essere appunto, qui forse non c'era ma c'era sui social, insomma ci dovrebbe essere comunque lo stand trasparente che abbiamo anche nel Superman di BVS, quindi quello che permette di effettuare le pose in volo.
Andiamo sul profilo di Six Scale Treasures, che saluto e ringrazio come sempre, che fa sempre queste comparative eccezionali tra la doll e l'attore in carne ed ossa, e qui potete vedere il dettaglio di somiglianza che c'è in questo caso. L'attaccatura dei capelli, i capelli stessi, lo sguardo, i tratti somatici sono vicini alla perfezione. Come vi dicevo, probabilmente la testa doveva essere leggermente più lunga e leggermente più stretta, meno quadrata, ma stiamo parlando veramente di piccolezze. Chiunque guardi questa foto non può che dire oggettivamente che la somiglianza è davvero eccezionale. Questa è una visione di 3/4, questo viso forse lascia un pochino più a desiderare, ma è comunque una bellissima espressione per quanto mi riguarda. Qui abbiamo gli occhi che girano, e qui sul body io avrei qualcosa da ridire, perché per esempio la parte del pacco di Cavill doveva essere un pochino più estesa, con la parte addominale, scusate, più estesa verso l'alto, quindi comprimendo un pochino la parte addominale. Qui si vede la differenza, che è abbastanza netta. Spero che gli venga fatto notare, anche qui forse riuscite a vederla un pochino meglio. Spero che gli venga fatta notare e che venga corretto questo difetto. Anche la sfumatura del colore, anche in questa foto si vede meglio, ripeto, potrebbe essere un problema di luci, ma qui vedete come doveva tendere un pochino più verso il blu, piuttosto che questo sembra quasi un grigio, ma ripeto, per la 10ª volta probabilmente sono le luci. Guardate, qui si vede ancora più nettamente questa differenza di colorazione. Detto questo, rimane comunque un prodotto meraviglioso, secondo me, e vi invito, ragazzi, a scrivere qui sotto nei commenti se lo prenderete o no. Mi piacerebbe inventarvi una sorta di hashtag utile a far capire chi di voi non prenderà nulla per la settimana corrente, oppure se prenderà un determinato prezzo. Quindi datemi qualche idea, magari scrivetela qui sotto nei commenti. Ora andiamo sul colosso di nerd.com per andare a vedere l'ultima ciccia, perché c'è un bel po' di roba da farvi vedere. Dopo i preordini di Spider-Man, che finalmente si sono fatti vedere, perché dopo queste fiere, si sa, poi con i preordini si parte sempre con una certa calma. E qui abbiamo lo Spider-Man di cui abbiamo ampiamente parlato le settimane scorse, a 2,99 per la standard e 3,59 per la deluxe, e The Punisher a 309, una sfilza di Sage Figures di Bandai dedicate al Doomsday, ma non solo, perché abbiamo questo bellissimo Gatsu di Berserk in armatura da Berserker, e abbiamo Minato da Naruto, e Dark Deku, bellissimo, stupendo, il Deku definitivo per quanto mi riguarda. Non voglio spoilerare per chi magari ancora non avesse visto My Hero Academia, ma ragazzi vi invito a farlo perché è una meraviglia. Abbiamo poi, da In Art Action, quindi in art 1-12, i bellissimi, anche se un pochino con la licenza poetica di In Art come sempre, Batman the Devastator e The Dawnbreaker. Così come l'LPZZ già preordinato, già messo in cassaforte, del Batman Absolute, che sto leggendo e mi sta piacendo tantissimo. Quindi vi invito come sempre a dare un'occhiata sul Colosso dei Nerd, perché c'è tantissima roba che, nonostante sia agosto, Gianluca continua a mettere sul sito, varie Sage Figures anche per quanto riguarda Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, e udite udite sono usciti gli ultimi preordini dedicati a Doomsday di Hot Toys, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Questa settimana nessuna novità da Hot Toys, ben venga, un pochino di pausa ci vuole ogni tanto, ma qui ci sono le varie versioni di Gambit, Ciclope, Magneto, meraviglioso, e Dottor Doom, che potete andare a vedere sul Colosso e a fare i preordini, ragazzi, perché credo che sia il momento di cominciare, perché nei prossimi mesi ne vedremo delle belle. Vi segnalo anche il fantastico Bruce Wayne da Batman Forever di Mass Toys, che ci aveva già sorpreso per qualità con altri Bruce Wayne da altri film, ad esempio Batman 89 e quant'altro. Quindi ragazzi, anche qui un double pack, tra l'altro a 199 €, questa è roba che va assolutamente presa, non c'è nemmeno da pensarci su. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Come al solito vi invito a scrivere qui sotto nei commenti, datemi qualche idea per quegli hashtag che vi dicevo prima, e cosa ne pensate di questo Superman e di Equaz Studio, in modo particolare del Joker.
E detto questo, credo che la prossima settimana sarà quella di Ferragosto. Io comunque sarò a casa, quindi se dovessero esserci delle novità, ragazzi, vi farò sapere. Sarò al lavoro, quindi sarà un periodo un po' particolare, ma comunque cercherò di esserci. Vi auguro comunque una buona continuazione delle vacanze, o se dovete ancora andarci, buone vacanze, rilassatevi un pochino. E vi volevo anche annunciare che per i 5.000 iscritti a settembre ci sarà una live un po' particolare, penso proprio, con probabilmente qualcosa in palio, qualcosa di bello succulento. Quindi restate sintonizzati perché ci vedremo in live, la live dei 5.000 per ringraziarvi a settembre. Poi avete altri aggiornamenti con le news della settimana. Detto questo ancora ciao, buona settimana, buon weekend e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.